Bentornati ragazzi, Bella. oggi siamo qua con una bellissima grande punto, Dio, bellissimo. bellissima, made in Italy, Che si è fatto in Giappone. Ovvio che è fatto made in c'è un Italy. modello speciale, Il tuo testo è speciale. Dai. comunque del 2009 con l'impianto GPL, con un problemino l'impianto GPL che tartaglia, quindi noi andremo a smontarli e a pulirvi. Gli iniettori Cosa ho detto? all'impianto. Impianto di iniezione del GPL, ok? Preferisci meglio? Sì. E vi facciamo vedere passo passo come andarli a pulire. Posso fare un saluto? Prova a fare il saluto. Volevo salutare Pin e il suo trattorino di merda, che ormai oggi prendo fuoco. Ti venga la diarrea. Allora, abbiamo alzato la macchina perché gli iniettori si trovano nella parte sottostante, dietro alla zona dei semiassi. Si riconoscono perché ci sono gli iniettori di colore verde, comunque dopo lo vedremo quando sono giù. Quando sono giù. Andiamo? Niente, andiamo a smontarli, ci sdraiamo sotto e vi facciamo vedere. Una cosa, quando si alza la macchina si va sempre sotto in sicurezza, non metteteci dei cricchi improvvisati o delle robe che se cade la macchina ci rimettete le penne. Ok? Vero Terio? Assolutamente la sicurezza prima Noi di abbiamo tutto. le rampe, adesso non so se si Non vedono, riescono a vedere dove abbiamo delle rampe dove ci siamo con saliti 80 sopra. euro li trovate sui dei. Andiamo sotto. Andiamo. Allora, per smontare tutta, diciamo, il flauto degli iniettori, con gli iniettori, abbiamo due viti, una e due sono dadi con la vite. Poi abbiamo da staccare questa spinetta qua e tutte le spinette degli iniettori. Poi abbiamo anche quel tubo qui dietro, adesso non so se si vede. Comunque, iniziamo adesso a staccare le spinette. Allora, abbiamo il ramellino sopra. Cioè, devi solo spingere. Spingere? Sì, Non tira. dovrebbe essere spinta, tipo pulsante, tiri Ah, fuori. sì, hai ragione. Si spinge e si stacca. Si spinge e si stacca. Inizio da... perché così ci facciamo anche dello spazio. I cavetti sono numerati, noi abbiamo preventivamente fatto la foto di come vanno messi. Vedete? C'è la numerazione. Poi abbiamo questo qua, questo c'è un pulsantino, eccolo, c'è una sicurezza, Vedete, dovete aprire prima la sicurezza. dovete gialla. tirare in su la sicurezza perché sennò non vi fa schiacciare il tasto all'interno. E adesso abbiamo tutti i cavi dietro che così non ci disturbano. Allora, abbiamo deciso di smontare queste due viti qua che tengono sulla staffa perché alle viti di 10 non ci si riesce ad arrivare. Prendiamo una 13, noi abbiamo una 13 snodata e andiamo a smontare la staffa. Ok, come vedete adesso questo qua è già alla molla. Adesso bisogna montare quel tubo lì, occhio che potrebbe uscire del gas. Vado? Vadi! Se non vedrete mai questo video perché siamo saltati in aria. Tiro? Tiri! Tiri Pierino, tiri! Ok, adesso abbiamo quelli sopra. Bene ragazzi, allora per farci un po' più di spazio ci siamo
tolti la staffa di supporto, in modo che così vedete possiamo girare il flauto per staccare i tubi da sopra. Benissimo. No, Arterio, con una mano me lo devi far te. Io lo devo tenere fermo. Bene, allora ragazzi, vedete, voi dovete andare a fare leva sotto ogni fascetta in modo da sganciarle e poi staccherete i tubi. Noi adesso per motivi di spazio non riusciamo, quindi adesso vi faremo vedere poi quando avremo giù il flauto. Allora, questo ce l'abbiamo fatta, sì. È il flauto, finalmente l'abbiamo giù. È lui. Siamo riusciti a staccare i tubi. Bene, adesso dobbiamo andare a fare la pulizia. Allora, adesso bisogna fare la pulizia, bisogna smontare l'iniettore per iniettore col petrolio illuminante. Prima facciamo magari un controllo con un tester. Qua le macchine devono sempre passare quando facciamo i lavori noi. Con un tester in ohm con scala 200, se uno va a toccare quei due puntali vedrà che si va a assestare sul 0,12-0,14, vuol dire che l'iniettore è buono. Anche questo, vediamo. Noi li abbiamo già controllati tutti e vanno adesso a toccare qui, è un delirio. Se per caso uno vi dà 0 o vi dà fondo scala, l'iniettore è saltato e si cambia, non c'è altro metodo. Giusto? Sì. Adesso vediamo come andare a smontare il flauto. Chiave di 10, andiamo a togliere la piastra. Ecco qua, abbiamo giù la piastra. Via la piastra e adesso tiriamo via gli Andiamo a iniettori. sfilare i singoli iniettori. Fate leggermente leva da di fianco, mi raccomando. Non pizzicate l'OR che c'è, sono Esatto, e anche le plastiche, mi raccomando, non andatele a segnare più di tanto. Fate un po' di leva, un po' di qua, un po' di là, piano piano, vedete, vengono via tutti. Mi raccomando, state attenti alle dita. In questo caso no, perché tanto non sono le mie. Esatto, sto giro sono le mie. Quindi mi raccomando, piano piano. Ecco qua, abbiamo giù i 4 iniettori. Adesso si pulirà sia il portaflauto che gli iniettori. Prima di tutto tiriamo via i due OR, quello grosso e quello più piccolino. Occhio a non pizzicali, se no l'OR va cambiato. Io farò di tutto per rovinarlo, tanto perché la macchina non è mia. Ma che cazzo me ne frega. Tu la macchina? No, assolutamente, no. Ma anche se ti pizzichi un dito, rimane che non è mio. Te frega cazzo. Ma frega assolutamente. No, ma ti voglio bene. Ah, ma anch'io, te ne voglio. Uno, quello grande, adesso che calci nei. Tanto noi di ricambio non ce li abbiamo. Assolutamente no. Ok. Così qua vola della roba. Esatto. A questo punto, allora, perché bisogna smontare il filtrino da sopra l'iniettore. Se vado dentro io. Ok. E io sono dentro. Inizia a tirare un po' in fuori. Si vede Bernie? Una cosa giusta. Adesso quando l'abbiamo un po' fuori Secondo me, se posso dare un'opinione da cretino, lì stava bene la ripresa del cellulare. Ecco. Vedi? Vedete, adesso piano piano stiamo scalzando. No, devi sempre continuare a scalzare. È già fuori. Ok, Vabbè. vedete, abbiamo sganciato il filtrino. Fai un primo piano se ce la fai. Sei? Benissimo, vedete, sganciate del tutto. Premi la mano davanti. In qualche modo dovrò prenderlo. E adesso vi facciamo vedere la pulizia. Dopo è da lavare anche quel filtro qua, La pulizia vera e propria. Immergiamo. Da una parte entra il gas e dalla parte lo spara fuori. Immergiamo. Adesso io cercherò. Si vede? Si vede? Adesso lui si deve riempire. Olè.
Olè, Ecco. adesso è pieno. Guardate mo, guardate lo sporco. E questo lavoro qua va fatto sempre finché non ha finito di buttare fuori lo sporco. Dopo un po', quando è molto sporco il liquido, va sostituito e si riparte finché il liquido non rimane trasparente. Stiamo rimontando, mi raccomando, filtrino c'ha il senso perché c'ha il dentino che va a incastrarsi. Rimontiamo gli OR. Una volta ripulito anche il flauto possiamo tornare a rimontare il tutto. Quindi adesso piano piano. Una cosa importante. Vi conviene dargli un filino di grasso sugli OR, ovviamente puliti, così in modo che scivolino meglio. Una cosa importante. Questi qua bisogna fare in modo di non averli al contrario, ma bisogna avere la spinetta verso il basso come è stata smontata, non così, ma verso il basso. Bene. Il montaggio. Un filino di grasso sugli OR. Noi abbiamo pulito anche Prego, uno. tutto il flauto. Allora, così. Sentite, fa tipo suono da sottovuoto, più o meno. L'effetto è quello. Me l'immaginavo più morbido andare dentro. Beh, deve far presa, l'OR, se no tanto vale che non glielo metti. Anche te. Il piastrino non avrebbe un senso, però visto che ci sono i segni vi consiglio di rimetterlo com'era. Proviamo a allinearli un po'. Ah beh, tanto c'ha la forma, quindi se non sono allineati non va dentro ovviamente la sagoma. Poi piano piano. Dici che andrà? Ma conoscendoti no, conoscendomi sì. Diciamo che se funziona il cliente qua ha risparmiato un po' di soldini, Assolutamente. perché sono 60 euro cada uno più il montaggio. Con Sì. 5 euro di petrolio illuminante fate tutto. Ecco qua. Sensorino. Sensorino, sempre un filo di grasso sull'OR in modo da infilarlo per benino. Ecco fatto. Adesso possiamo andare a rimontare. Aspetta che ti faccio vedere il flauto come è venuto. Che bello! Quelli del mulino bianco. Flauto del mulino bianco. Sotto la macchina. Bene, allora siamo sotto. Adesso vedete là i tubi, iniziamo ad andare su. Vediamo se Pierino da solo riesce a rincastrare i tubi. Adesso io proverò a fare un po' vedere e poi dopo mi darai una mano. Proviamo di farvi vedere il più possibile. Io se ci metto la mano ti occupo la vista. Sì, purtroppo. Perché io devo andare su con 2 mani. Non riesco a farvelo vedere, quindi ragazzi. Ve lo facciamo vedere dopo quando sono già montati i 4 comunque tubi. sono da montare i 4 tubi e da Dentro stringere i 4 bocchettoni. e stringere le 4 fascette ovviamente. Bene, allora vedete abbiamo rimontato i 4 tubi con le 4 fascette. Con 2 bestemmie anche però, Vabbè, dettagli. Adesso proveremo a rimontare la piastra. Bene, allora abbiamo attaccato i tubi. Adesso stiamo ritornando su quella piastra. L'abbiamo già impuntata con le 2 vitine. Adesso stiamo rimpuntando le viti, quelle grosse che erano attaccate al motore. Così. E dopo rimarrà solo da montare Le spinette. le spinette. Quindi vediamo un po' se riusciamo a farvi riprendere un po' meglio la situazione. Bene, direi che queste sono strette. Manca l'altra, dai un tirottino. Il tirottino, Pierino, dagli il tirottino. Olè, Perfetto. direi perfetto. Spinotti. Spinotti. Già preoccupato. Il proprietario è preoccupato, ci tiene controllato. Spina del generale. Ti preoccupare. Sono sempre delle viti in più in una macchina.
e assicura. Perfetto. Come potete vedere abbiamo riattaccato i cavi 4, 2, 3, 1 come erano Adesso li spingo dentro. all'inizio. 4, 2, 3, 1. Olè. E adesso andiamo a provare se la macchina funziona. Ragazzi, allora, lavoro finito come sempre, regola d'arte. La macchina adesso è pronta, finita. Il test. Il test è stato fatto dal nostro mitico Danielone, che è il proprietario della macchina, ha detto che è cambiata dal giorno alla notte. Adesso non strappa più, prende il Non gas partaglia, è una bomba. Quindi vi abbiamo fatto vedere con un po' di volontà, un po' di manodopera e 5 euro di petrolio trasparente. Ti sei scordato una cosa importante. Le madonne. Cioè 5 euro e una quintalata di madonne. La macchina torna perfetta. Quindi a questo punto vi diciamo di lasciarci un bel like se vi è piaciuto il video. Suonate il campanino. Sì, perché lui se non suona non è contento. No, io ho la din 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 din. E a questo punto vi salutiamo e vi auguriamo una buona giornata e al prossimo video. Alla prossima. Bella. Bella.